piccole forme circolari punteggiano l'immobilità di quest'opera. Sono disposte come un motivo armonioso, senza nessun ordine logico. Evocano il fluttuare delle foglie nel vento o lo spontaneo disporsi delle gocce di pioggia sui vetri. Arp fu esponente di rilievo dei maggiori movimenti artistici del primo Novecento e in particolare del dadaismo. Uno stormo di rondini passa turbinando fuori dalla finestra. Balla ne ha colto la velocità e il movimento, collocandole in una sequenza precisa, una dietro l'altra. L'artista dipinse una serie di lavori sulle rondini durante il suo soggiorno a Düsseldorf. Il quadro è un significativo esempio del futurismo italiano, che esaltava il concetto di movimento e dinamismo come espressione del mondo moderno. In questo trittico orrore e brutalità sono contrapposti a pace e serenità. A sinistra e a destra sono dipinte scene notturne di torture e degradazione, nelle quali uomini e donne sono sottoposti a terribili sofferenze, mentre nel pannello centrale sono rappresentate figure spirituali sullo sfondo di un mare infinito. Il dipinto è frutto degli avvenimenti politici della Germania degli anni 30, quando con l'avvento del nazismo il futuro delle arti era messo in discussione. Il delicato oscillare e roteare di queste forme metalliche crea l'immagine di una trappola per aragoste, di un colorato pesce stilizzato e di una lisca di pesce, suggerita dai 9 piccoli elementi neri sospesi nella parte inferiore della composizione. Gli elementi metallici, indipendenti tra loro, oscillano, spinti dalle correnti d'aria. Il movimento fa di quest'opera un ottimo esempio di arte cinetica. Solida ed enigmatica, la statua, costituita da forme semplici, comunica un senso di primitiva vitalità e potenza, sobria e formale, ma anche ricca di sentimento poetico. Marini creò una serie di cavalieri ispirati ai contadini che aveva visto fuggire dai propri villaggi in tempo di guerra. Il dipinto rivela il metodo aggressivo di Pollock, con macchie di colore lasciato sgocciolare sulla tela, con movimenti ampi e violenti. Pollock versava il colore e lo lanciava con l'ausilio di bastoni e coltelli su tele appese al muro o stese sul pavimento, in modo da poter girare intorno al lavoro. Questa massiccia struttura in rilievo è costituita da sezioni di alluminio dipinto a colori vivaci, fissate su un supporto rettangolare. Stella ha raggiunto un perfetto equilibrio fra la monumentalità dell'opera e l'apparente libertà del supporto, una struttura a griglia che permette di vedere il muro dietro la composizione, una sfida ai confini tradizionali della superficie pittorica piatta. La superficie di colore nero applicato con la spatola è interrotta da fiammate gialle e bianche. Steele aprì una nuova strada con le sue zone astratte di colore denso che sembrano zolle di terra e la diversità delle superfici pittoriche. I suoi dipinti sono tra i primi esempi di espressionismo astratto. Il viso di Marilyn Monroe è ritratto come una maschera impenetrabile di colori sgargianti e luminosi. Stampata in 10 diverse combinazioni cromatiche, la superficie multicolore rimanda un'immagine livida. Warhol sfruttò come base una posa pubblicitaria, creando un'immagine che sottolinea il potere universale della figura più tragica che Hollywood abbia mai avuto. Una ragazza vista di schiena è seduta su un prato e alza lo sguardo verso una fattoria sulla collina. Il senso di malinconia e solitudine è sottolineato dallo spazio tra la donna e la casa lontana. La superficie del dipinto è tipica dello stile di Wyeth, caratterizzato da realismo, ispirato alla fotografia nella precisione dei particolari e nell'originalità delle angolazioni. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!